La storia dell'uomo è la storia di tutti e questo canale non fa eccezione, perché assieme agli importanti fondatori e promotori del bodybuilding che vi ho portato e che vi porterò, ce ne sono altri meno conosciuti, ad oggi addirittura sconosciuti, i quali però hanno comunque fatto la loro parte, rendendoli partecipi di grandi storie. E oggi ne ascolteremo una. Sigla! Per facilitarvi l'introduzione alla tematica di oggi, vorrei fare un passo indietro e riportarvi alla prima gara ufficiale di bodybuilding fatta in Italia, il Mister Italia del 1958. Per quella gara, ovviamente, nei mesi che l'hanno preceduta, la lista dei partecipanti ha ricevuto i suoi ampliamenti, ma anche le sue modifiche, perché, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, alcuni atleti non hanno potuto partecipare. E fra queste assenze ce n'è una apparentemente più importante del previsto, poiché se da una parte abbiamo, come riportato da un articolo, gli stessi organizzatori, i quali spiegano l'avvenimento come una questione di mera burocrazia, dall'altra parte abbiamo i fan del diretto interessato, i quali sostengono si tratti invece di paura. Paura, forse, di avere un partecipante troppo competitivo. Io non sono qui per dirvi se questa cosa è vera, se questa cosa è falsa, chi ha ragione e chi ha torto, ma sono qui per parlarvi e dirvi di chi stiamo parlando. E stiamo parlando di Francesco Conti. E chi è questo Francesco Conti? Beh, Francesco Conti nasce a Firenze il 24 giugno del 1937 e purtroppo a 17 anni la sua salute subirà un duro colpo a causa di un grave incidente motociclistico, il quale non solo ovviamente mise in grave rischio la vita del giovane Conti, ma che gli danneggiò anche gravemente la gamba sinistra. I medici che lo seguirono arrivarono al punto di volergliela amputare, ma Francesco si rifiutò di subire un'operazione del genere e finito il periodo di cura decise di riabilitarsi da solo, andando a svolgere degli esercizi con degli attrezzi costruiti da lui stesso. E la cosa incredibile fu che mesi dopo furono gli stessi medici a chiedergli come avesse fatto a riprendersi e a trasformare così il suo corpo. E già da questo aneddoto si intravede già la grande personalità e volontà che caratterizza questo ragazzo, il quale affronterà tutto ciò con grande positività e perseverando comunque nelle sue passioni, diplomandosi all'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze, in Belle Arti, e nei primi anni 50 realizzerà delle opere d'arte, delle tele di nature morte, le quali verranno esposte alla Galleria Masini di Firenze. Tutte opere le quali pare siano state vendute prevalentemente negli Stati Uniti. Il suo primo contatto con il bodybuilding però era già avvenuto a 14 anni e in quell'occasione si trovava a Firenze all'interno di una macelleria di proprietà di un suo amico. Quest'ultimo, per incartare la merce, utilizzava fogli, giornali e quel giorno apparve in mezzo a tutti quei fogli una rivista americana con in copertina John Grimek, accanto a lui un atleta donna sempre del periodo e all'interno tutta una serie di foto del culturista Abe Goldberg. Conti rimase folgorato da quei due atleti definiti da lui come due campioni di razza umana e chiese cortesemente all'amico di regalargli la rivista. E così avvenne, portandola a sfogliare quelle pagine per giorni a furia di capire quale fosse il segreto per diventare così. Poco importa se era scritto in inglese. Un giorno però quel volume scomparì da casa sua e Francesco Conti, confuso su che fine avesse fatto e indeciso se dare la colpa a sua madre o a suo fratello maggiore, decise amaramente di metterci una pietra sopra e andò avanti. 4 anni dopo, quindi a 18 anni, il bodybuilding riapparirà nuovamente nella vita di Francesco Conti e tutto grazie a un'edicola situata a Firenze. Questa edicola vendeva riviste di tutti i tipi, anche estere e anche di bodybuilding, e Francesco Conti passò a guardare le novità o rivedere le vecchie novità per un anno intero prima di prendere coraggio e comprarsi una rivista, fregandosene finalmente dei pregiudizi che all'epoca caratterizzavano anche solo chi consumava quelle riviste di bodybuilding. All'interno di quella rivista erano presenti intere pagine e pubblicità sull'allenamento degli estensori, utilizzati dal bodybuilder Clancy Ross, e Francesco Conti ci impiegò altri 6 mesi prima di prendere coraggio e andare stavolta a comprarsene uno lui all'interno di un negozio sportivo sempre a Firenze. Entrato in negozio, Francesco Conti chiederà un estensore a 5 molle,
5 molle perché era lo stesso numero che utilizzava Clancy Ross ovviamente, ma il venditore, guardandolo dalla testa in giù, prima con uno sguardo incredulo e poi divertito, gliene consegnò una a 3 molle, esclamando la seguente frase: "Ora che le aprirai tutte e tre, mi cresceranno i capelli bianchi". Ed effettivamente sarà lo stesso Francesco Conte a confessare che fece fatica all'inizio anche solo con una molla, ma dopo qualche mese, un po' autodidatta, un po' grazie alla rivista che aveva a casa, un po' grazie al libretto incluso nell'estensore, si ripresenterà di nuovo nello stesso negozio, richiedendo l'estensore a 5 molle. Il venditore gli portò l'estensore, Francesco Conti lo prese e davanti ai suoi occhi glielo aprì davanti. E come risposta il venditore glielo regalò. Per un anno Francesco Conti andrà avanti di allenamenti serali judoistici e allenamenti pomeridiani casalinghi con l'estensore, ma quel periodo fu anche il periodo della svolta, perché finalmente Francesco Conti venne a scoprire che c'era una nuova palestra a Firenze dove veniva insegnato un nuovo tipo di ginnastica, e quella palestra altro non era che la prima palestra, probabilmente ancora casalinga, di Tullio Ricciardi. Conti quindi non perse più tempo e si iscrisse subito, mollando judo, e dopo un anno passò da essere un iscritto all'essere un istruttore della sede di Milano, sempre fondata da Tullio Ricciardi, e diventerà oggettivamente il primo bodybuilder italiano ad apparire in una rivista di bodybuilding sempre italiana, e cioè il primo numero di Cultura Fisica, nel novembre del 1957, mese in cui venne fondata anche la prima federazione di cultura fisica italiana, la FIDCF. Se vogliamo oltretutto essere onesti, la nuova sede di Milano ebbe molto successo, ovviamente, anche grazie allo stesso Conti, il quale, per pubblicizzarla, si piazzava con un bilanciere da 80 kg in piazza Insubria o Martini, dando dimostrazioni di forza e sfidando i passanti a fare altrettanto, creando anche qualche piccola rissa con quei passanti rimasti delusi nel non essere riusciti a ripetere l'impresa. Ma pare che non fosse un problema, anche quella era pubblicità, e comunque quelle stesse persone con cui litigava erano poi sempre le prime a iscriversi nella sua palestra. Francesco Conti però non voleva solo allenarsi, voleva anche mettersi in gioco, e questo suo desiderio di competizione lo porterà ad aggiudicarsi un altro primato, se vogliamo, quello di essere stato il primo italiano a partecipare al Mister Universo della NABBA. Su quest'ultima informazione però si potrebbe obiettare, in quanto, secondo alcune fonti, il primo italiano ad aver partecipato al Mister Universo della NABBA non sarebbe stato Francesco Conti, ma sarebbe stato un pesista, il signor Franco Sironi. Pesista il quale ha partecipato all'edizione del 1950 e pesista che pare abbia partecipato ancora prima al Mr. World, una gara americana disputata dalla Athletic Aventure Union nel 1946. Tuttavia, dalle mie fonti, senza mancare di rispetto al signor Sironi, quest'ultimo non lo vedo elencato fra i partecipanti del 1950 e non ho neanche delle prove a sostegno della sua partecipazione alla presunta gara del 1946. Per cui, per quel che mi riguarda, mi sento di mantenere la mia posizione sul riconoscere Francesco Conti come primo partecipante italiano al Mister Universo, edizione partecipata da lui nel 1958. Sul Mister Universo della NAMBA del 1958, possiamo dire che si svolse a Londra il 27 settembre al London Coliseum alle 13:15 e venne partecipato da 44 concorrenti effettivi su 57. Tutti i concorrenti divisi in due categorie, Pro e Amateur. La prima categoria, quella Pro, era divisa in Class 1, quindi con atleti con l'altezza superiore ai 5,8 piedi, che convertiti in centimetri siamo sugli 1,75-1,76, e poi Class 2 o Class 2, cioè quindi con un'altezza inferiore ai 5,8 piedi. Logica simile per la categoria Amateur, chiamata così perché era composta solo da atleti quali non avevano mai partecipato o vinto a eventi professionistici sponsorizzati, con la differenza che stavolta di categorie ce n'erano ben tre. Class 1, composta da atleti con un'altezza pari e superiore ai 5,9 piedi, quindi sul 1,80 m. Class 2, composta da atleti con un'altezza tra i 5,9 e i 5,6 non inclusi, quindi tra i 180 e i 170, e infine la Class 3, con atleti con un'altezza pari, compresa o inferiore ai 5,6 piedi, quindi 170 cm. Francesco Conti venne posizionato nella categoria nel mezzo, quindi la Class 2, per via della sua altezza di 1,78 m
e riuscì a farsi prendere nonostante si fosse presentato alla gara 10 minuti prima che iniziasse la sua categoria. Inoltre, come riportato in un numero di Health Strength, pare che Francesco Conti non dovesse venire preso in considerazione come rappresentante dell'Italia, ma la giuria, forse presa dalle tempistiche un po' strette, decise di farlo lo stesso. Gli venne dato un lungo telegramma dove gli venne spiegato di non fare questa cosa, ma ormai la decisione fu fatta e quindi non fu più possibile cambiare. Francesco Conti, come riportato sempre dalle riviste ufficiali della NABBA, pare che se la giocò molto bene, ma nella sua categoria, composta di 16 partecipanti, di poco non riuscì a entrare nei migliori 7. Migliori 7 i quali si sarebbero confrontati con gli altri finalisti delle altre due categorie, portando al verdetto di Earl Clark come vincitore assoluto della categoria amateur, accompagnato da Reg Park invece della categoria pro, nonché prima volta nella storia del Mister Universo della NABBA in cui un atleta vince 2 volte il titolo. La NABBA però, anche terminata la competizione, pare che non si dimenticò proprio di Conti, a quanto pare, andando a pubblicare una sua foto in un numero di Health and Strength dell'anno dopo, con sotto riportato uno scritto. La moda italiana ha conquistato il mondo, sarà così anche nella sfera della cultura fisica? Le linee sottili e la posa ritmica del giovane Francesco Conti, che si è piazzato bene nel suo primo Mister Universo, potrebbero trasformarlo in una vera star. Tornato in Italia, Francesco Conti prevede alcune divergenze con Tullio Ricciardi, non lavorerà più nella palestra di Milano e quindi dovrà trovarsi altre mansioni esterne al bodybuilding per mantenersi e, come già detto, non parteciperà neanche al Mister Italia del 1958, ma parteciperà al Mister Italia del 1959, fatto l'anno dopo dalla IFBB Italia. Gara disputata il 4 maggio e composta di 38 partecipanti, suddivisi anch'essi in 4 categorie in base all'altezza. Prima categoria, composta da atleti con altezza fino ai 160 cm. Seconda categoria, composta da atleti con un'altezza tra i 160 e i 170 cm. Terza categoria, con atleti con un'altezza tra i 170 e i 175 cm. E quarta categoria, con atleti con un'altezza oltre i 175 cm. Francesco Conti si posiziona fra i migliori due della quarta categoria e per solo 2 punti di divario non diventa lui il primo Mister Italia IFBB, titolo che verrà invece conquistato dal secondo migliore della sua stessa categoria, cioè Salvino Mileto. E un secondo posto se lo aggiudicherà il Mister Lombardia dello stesso anno, vinto da Giorgio Castiglioni. Sarà però il 1960 l'anno dei suoi trionfi, dato che quell'anno vincerà sia il titolo di Mister Nord Italia, con tanto di titolo e riconoscimento di atleta più muscoloso del Nord Italia, l'8 maggio, all'interno della palestra comunale Forza e Coraggio di Milano, e vincerà anche il titolo IFBB di Mister Italia assoluto, al Teatro Principe di Milano, fra 20 atleti, portando, se vogliamo, la sua miglior condizione fisica, composta di 84 kg su 178 cm, distribuiti in 140 cm di circonferenza spalle, fino a 124 cm di circonferenza petto e fino a 44,5 cm di braccio, 63 cm di coscia, 44 cm di polpacci e 70 cm di circonferenza vita, compresi, anche se fatti in un secondo momento, dei massimali di 60 kg su distensione lenta a un braccio, 150 kg di panca piana, ma soprattutto 85 kg di estensione sopra la testa con bilanciere. È vero anche però che quell'anno Francesco Conti avrebbe dovuto ripartecipare al Mister Universo della NABBA come rappresentante dell'Italia, ma purtroppo la cosa non fu possibile per via di un incidente stradale, il quale lo costrinse a rimanere a Milano. Se vogliamo, quello fu anche l'anno in cui Francesco Conti decise di abbandonare l'ambito agonistico sostanzialmente e di concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro, continuando però a contribuire all'organizzazione di alcuni Mister Italia successivi e alcune gare successive. Dovete sapere infatti che per tutto questo tempo Francesco Conti aveva dato tempo, soldi, vita ed energie a fondare un club tutto suo, il quale decise finalmente di chiamare semplicemente Club
Francesco Conti. Una grande e lussuosa palestra per l'epoca in Italia, con più sedi e aperta al pubblico, dove finalmente Francesco Conti poteva dar vita alla mansione appena nata del personal trainer, vendendo sia corsi generali di bodybuilding con gli estensori, a corpo libero, con bilancieri o manubri, oppure con un contatto privato, anche a distanza se vogliamo, dove tu a 2500 lire potevi inviare una richiesta specifica, allegando ovviamente 2 foto, una frontale e una di schiena, con allegate alcune misure corporee tue e anche alcuni cenni sul tuo allenamento e sulla tua alimentazione. Ma soprattutto all'interno del suo club, Francesco Conti poteva finalmente seguire varie tipologie di persone rispettando le sue credenze e concezioni dell'allenamento, assieme a un team di medici ben preparati. Francesco infatti aveva fatto di tutto per angolare il bodybuilding in maniera il più possibile vicina alla terapia medica correttiva e non sopportava il fatto che il bodybuilding fosse solo una ginnastica per farsi belli, ma voleva che fosse anche una perfetta rappresentazione di efficienza atletica generale. Certo, non ha mai considerato il culturismo come una panacea capace di curare tutti i mali in maniera assoluta, ma credeva profondamente che se fatto bene e se seguiti da un buon medico sportivo si potevano avere dei risultati molto vicini a dei miracoli. La dieta a sua volta la considerava altrettanto fondamentale, andando a consigliare una dieta integrale e composta da cibi commestibili nello stato più naturale possibile, quindi senza eccessive manipolazioni industriali ed evitando dei surrogati. Quindi verdure, meglio crude che cotte, frutta di stagione, latte, uova, formaggi teneri e carne, di cui consigliava particolarmente il fegato, anche crudo. Ovviamente il tutto senza consigliare ancor prima un tassativo parere medico. Ritornando alle sue attività, il suo club diventò sempre più popolare e prestigioso. Nel 1973 organizzò addirittura per il settimanale Grazia la prima spedizione al mondo di sopravvivenza su un'isola deserta nei Caraibi, assieme a 4 lettrici del giornale e assieme al suo collega e medico specializzato in cardiologia Luciano Porta. Negli anni 80 il suo club arriverà a ospitare VIP italiani del periodo come Eros Ramazzotti o Celentano, ma anche esteri come John Kennedy e Arnold Schwarzenegger, per fare dei nomi. E dopo ancora tanti anni, nel 2008, Francesco Conti deciderà di cedere i suoi club, andando in pensione e ridando quindi dedizione a 2 sue grandi passioni, la pittura e lavorare la terra. Tutte cose che fa tuttora. Come lo so? Beh, perché, nel caso non l'abbiate ancora capito, sono andato a chiederglielo di persona. La possibilità di esprimere attraverso la creazione di forme, di colori, tu puoi partecipare, approfondire molto meglio la vita che vivi perché la partecipi dall'interno. Per cui disegnare e dipingere è fondamentale per riuscire ad avere, a mio parere, secondo me, ad avere un rapporto migliore con il resto del mondo.